Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il messaggio degli spiriti per tutti i segni zodiacali. Questo è un nuovo mazzo che ho acquistato da poco, non l'ho ancora usato, l'ho preso proprio appositamente per questo video e quindi andremo insomma a scoprirlo un po' insieme. Vi informo che sto creando un nuovo mazzo di oracoli, sono 100 oracoli che poi vi farò vedere, sono in totale 100 carte, quindi non mancherà assolutamente nessuna situazione, cioè ci saranno veramente tutte le situazioni possibili e immaginabili. Lo sto creando con l'AI, con l'intelligenza artificiale e insomma quando sarà pronto ve lo farò vedere, ve lo mostrerò e ovviamente se sarete interessati lo potrete acquistare con il link che metterò in descrizione. L'ho praticamente quasi finito, sono a metà, quindi insomma dovrò solo poi ordinarlo, mi arriverà e lo vedrete anche voi. Quindi direi di iniziare subito, andiamo a chiarire subito che cosa diciamo vogliono dire gli spiriti. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate e se qualcosa si dovesse realizzare. Oggi ho messo anche la musica di sottofondo, molto naturale. Direi di iniziare subito dal segno dei pesci. Allora, vediamo qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci? Qual è il messaggio degli spiriti? Bene. Allora, mi sono volate tutte a terra, quindi rifacciamo. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci? Allora, abbiamo un fante di spade. Ok, interessante. Con la temperanza sul fondo. Quindi, allora, in questa carta del fante di spade si vede questo lupo che sembra essere attratto dalla spada nella roccia, cioè sembra esserci proprio una spada conficcata nel terreno qua. Quindi direi che il messaggio degli spiriti è che intanto se si dovesse trattare d'amore ci potrebbe essere una persona che è attratta da voi, quindi in qualche modo vi vuole conquistare, quasi come fosse appunto questa spada nella roccia. Ci potrebbe essere qualcuno che vi spia, che vi osserva. In questa carta ci sono, c'è molta enfasi sugli occhi, quindi appunto c'è qualcuno che vi sta spiando, che vi sta osservando, che vi sta tenendo d'occhio ed è lì che appunto sembra che vuole agire, vuole fare qualcosa, no? Eh, Cos'altro? Ovviamente potreste essere anche voi in questo tipo di energia, cioè non lo posso escludere. Potreste essere in un'energia molto intuitiva in questo momento, in cui siete magari alla ricerca della verità o della chiarezza, o in qualche modo riuscirete a vedere chiaro in una situazione. Ehm, Vediamo un po' di chiarire, vediamo un po' perché per il segno dei pesci il messaggio degli spiriti è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade? Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade? Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade? Il mondo al rovescio, il 9 di spade e il 4 di coppe. Allora, se si dovesse trattare di amore, qui potrebbe essere un ritorno dal passato da parte di qualcuno verso il quale potreste avere le porte chiuse in questo momento, ma questa persona vuole fare un tentativo perché questa persona non ha chiuso un ciclo con voi, cioè sostanzialmente questa persona non ha chiuso con voi, è in ansia, si stressa, ha le paure, le paranoie e in qualche modo vuole venire da voi, ok? Probabilmente ci sono delle cose che anche voi dovete ancora capire per quanto riguarda il vostro passato. Ehm, Ovviamente questa carta fa riferimento allo spirito animale del lupo, quindi in questo momento potreste avere a che fare con qualcuno che è nello spirito animale del lupo, oppure voi potreste essere in questo tipo di energia. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Allora, queste sono
cadute a me in realtà, ok? Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Eccolo là, ve l'ho detto io. 7 di denaro, di denari, 6 di coppe, quindi è palesemente qualcuno del passato, perché il 6 di coppe indica proprio una persona del passato. Di nuovo il 9 di spade, quindi è proprio una persona che si stressa. E in qualche modo c'è una situazione del passato che sta ancora crescendo, cioè non è chiusa sostanzialmente. E, questa carta potrebbe avvisarvi appunto che ci saranno dei ritorni dal passato per voi, da parte di qualcuno che vi sta osservando per giunta. Ancora una volta perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade, perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Un attimo. Mi è caduta una carta, ok. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Aiuto. 8 di denari, 10 di bastoni. Se si dovesse trattare di lavoro è possibile che la situazione attualmente sia un po' pesante. Forse state cercando di capire delle cose per quanto riguarda il lavoro o state cercando di capire dove investire le vostre energie e il vostro tempo, però vi vedo appesantiti, oppure avete a che fare con una persona che si sente appesantita, diciamo in generale, e si vuole avvicinare a voi. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. No, queste no perché ci sono troppe. Il re di coppe, la morte è caduta più o meno in orizzontale. Quindi è una persona con cui c'è stata una chiusura probabilmente, è una persona del passato. Se siete donne del segno dei pesci potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, pesci e scorpione. Questa persona probabilmente non ha ancora chiuso con voi. Cioè potrebbe essere un ritorno di questa persona potenzialmente. Vediamo ancora una volta perché cioè, è come se questa persona comunque vi vedesse come qualcosa di prezioso, perché questa spada, diciamo, conficcata nel terreno va a simboleggiare un po' la spada nella roccia. La spada nella roccia è comunque un oggetto prezioso, ok? Vediamo ancora una volta perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Allora, un attimo. Mi è caduta a terra la carta. Scusate. 4 di spade in orizzontale. Non ho voce. Ci potrebbe essere uno sblocco parziale in una situazione, oppure una persona cercherà in qualche modo di sbloccare una situazione. Ancora una volta, poi chiudo, perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei pesci è il fante di spade. Sì, ragazzi. Il mondo al rovescio, 4 di coppe e re di coppe. Questo è palesemente un ritorno. Gli spiriti vi stanno avvisando che c'è una persona del vostro passato che tornerà da voi, soprattutto se in questo momento avete le porte chiuse nei confronti di questa persona o in qualche modo l'avete rifiutata o tenuta a distanza. Fanno capire che questa persona non ha chiuso con voi e che vuole avanzare, farsi avanti per offrirvi un'opportunità. Potrebbe avere un segno d'acqua, quindi se siete donne potrebbe essere un uomo di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Se siete uomini del segno dei pesci potreste essere voi in questo tipo di energia, ma non posso escludere che anche per voi comunque ci possano essere dei ritorni del passato, ok? Ora andiamo a vedere l'oracolo delle notifiche, quale messaggio riceverete in amore nell'immediato futuro. Allora, quale messaggio riceverà il segno dei pesci in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà in amore il segno dei pesci nell'immediato futuro? Allora, non riesco più a dormire senza di te.
e i tuoi occhi non mentono mai, quindi c'è una persona del passato probabilmente che non riesce più a dormire senza di voi, potrebbe dirvelo, quindi nello specifico, oppure questo è un indizio per alcuni di voi, potrebbe essere. È una persona che potrebbe essere attratta dai vostri occhi, ribadisco il concetto che gli occhi per voi dei pesci che mi state ascoltando sono importantissimi qua perché vengono enfatizzati sia qui che in questa carta. Quindi è qualcuno che è attratto dai vostri occhi, è qualcuno che vi spia, è qualcuno che in qualche modo o riesce a capire le vostre emozioni o se mentite guardandovi negli occhi, oppure voi riuscite a farlo nei confronti di questa persona, quindi magari oltre ad essere magari attratti dai suoi occhi, potreste capire quando mente, cosa prova, eccetera, eccetera. Ehm, è qualcuno sicuramente che vuole vederci chiaro in una situazione che non riesce più a dormire senza di voi, quindi è comunque qualcuno del passato, ok? Eh, quindi questo è come emerge per il segno dei pesci. Fatemi sapere se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Passo al segno del cancro. Allora, segno del cancro, vediamo per voi. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del cancro? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del cancro? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del cancro? Abbiamo un re di denari, con anche il fante di spade sul fondo. Allora, andiamo a vedere questa carta, cerchiamo di interpretarla. È particolare questa carta, non è semplice. Non è semplice. Però diciamo che di solito il fante di denari parla di una persona comunque stabile, indipendente, o di una persona sul lavoro, o di una persona molto concentrata sul lato economico delle cose, su ciò che è materiale. In effetti in questa carta fanno vedere come se c'è uno spirito, ma questo spirito è nella terra ed è radicato, quindi come se fosse sottoterra sostanzialmente. E dietro di lui c'è appunto una specie di ombra con un cavallo, una carrozza. Ehm, quindi a parer mio questa carta potrebbe fare riferimento a ciò che è radicato, quindi ciò che diciamo vi tiene con i piedi per terra, vi tiene... potreste essere in un momento in cui siete molto concentrati su ciò che è materiale, su ciò che vi dà sicurezza, ok? Sia per quanto riguarda il lato economico che per quanto riguarda l'amore, però andiamo subito a chiarirla. Allora, perché il messaggio degli spiriti per il segno del cancro è il re di denari? Perché il messaggio degli spiriti per il segno del cancro è il re di denari? 9 di denari, sì ragazzi, 10 di denari. Io quasi quasi non chiederei neanche ulteriormente perché fanno proprio capire che gli spiriti vi stanno dicendo che probabilmente sì, fate bene probabilmente a essere radicati, a stare diciamo concentrati su ciò che è materiale, su ciò che vi dà stabilità a livello economico soprattutto, a livello materiale. Allo stesso tempo però potrebbero anche consigliarvi di lasciare un po' la presa, cioè nel senso che il troppo sempre stroppia, cioè non bisogna mai essere troppo attaccati alle cose materiali, ok? Bisogna anche elevarsi comunque allo spirito. Quindi cercare in qualche modo di trovare un equilibrio tra ciò che è materiale, ciò che diciamo vi dà sicurezza, vi dà stabilità, però anche dedicarvi a ciò che è spirituale, alle emozioni, eccetera, eccetera. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno del cancro è il re di denari, perché il messaggio degli spiriti per il segno del cancro è il re di denari. Il giudizio, sì, quello che vi stavo dicendo poco fa, bisogna cercare anche di staccarsi un po' dalle cose materiali e dedicarsi a ciò che è, cioè lasciarsi andare anche un po' di più alle cose spirituali, alle cose diciamo di pancia, ok? È un po' questo che vi stanno dicendo.
Probabilmente vi stanno anche avvertendo che qualcuno che non c'è più attualmente vi è vicino, in qualche modo vi sta supportando e probabilmente riceverete dei messaggi, dei segnali. Vediamo ancora. Perché per il segno del cancro il messaggio degli spiriti è il re di denari? Perché per il segno del cancro il messaggio degli spiriti è il re di denari? Perché per il segno del cancro il messaggio degli spiriti è il re di denari? Cavaliere di denari, 2 di spade al rovescio, 10 di denari. Abbiamo gli uomini di segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno, molto forti. Potrebbe esserci lo spirito di qualcuno di uno di questi segni che magari non c'è più e che vi è vicino. Potreste avere qualche parente o qualcuno comunque di questo segno che vi è vicino. L'ulteriore messaggio è appunto quello di scegliere determinate cose per quanto riguarda soprattutto diciamo il lato economico, la stabilità, dovete fare delle scelte. Eh, Però dovete anche, come vi ho detto prima, cercare un equilibrio tra i due mondi, ok? Tra quello materiale e quello spirituale. Non essere troppo attaccati comunque alle cose materiali, dovete un po' lasciarvi anche andare. E alcuni di voi potrebbero essere che magari gli spiriti stanno proprio avvisando di una persona specifica che è un segno di terra, quindi se si tratta di amore, se si tratta di amicizia o quant'altro, potreste avere a che fare con un segno di terra che sarà, diciamo, determinante in una specifica situazione per voi. E questo è. Ora andiamo a vedere con l'oracolo delle notifiche per quanto riguarda l'amore. Allora, che messaggio riceverà il segno del cancro nell'immediato futuro in amore? Che messaggio riceverà il segno del cancro nell'immediato futuro in amore? Ne abbiamo due. Abbiamo resta e dobbiamo trovare un equilibrio tra noi sul fondo voglia di coccole. Quindi qualcuno vuole fare in modo che restiate, esce un po', diciamo, questo concetto del radicamento, come se qualcuno volesse trattenervi, scusate, se si dovesse trattare d'amore, appunto, qualcuno magari vuole che restiate e non ve ne andiate, qualcuno in qualche modo vuole trovare un equilibrio con voi, vuole aggiustare una situazione, ok? Potrebbe dirvelo o farvelo capire con dei gesti, è sicuramente qualcuno che ha voglia di coccole, quindi una persona magari dolce, tenera, eccetera, eccetera. E questo è come emerge per il segno del cancro. Direi di passare al segno dello scorpione. Allora, segno dello scorpione, vediamo per voi qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Qual è il messaggio degli spiriti? Per carità, troppe. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? No, no, troppe. Allora, un attimo. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Ok. Ok, abbiamo il 3 di bastoni. Un attimo che devo vedere bene la carta perché è particolare. C'è lo spirito sicuramente di un anziano qua. Potrebbe essere un nonno o una figura importante. Però è anziano. È anziano, per alcuni io, vabbè, ve lo descrivo anche se si vede, si dovrebbe vedere bene comunque dalla telecamera. Lo fanno vedere con pochi capelli o senza capelli, poca barba. E, mm, c'è uno spirito di un anziano che vi è vicino, non solo a voi. Se avete tipo una sorella o una figura femminile accanto, quindi ho una sorella o qualcuno che comunque è legato a questa figura anziana, è vicino sia a voi uomini, se siete uomini dello Scorpione, ma è vicino anche a una donna, però in particolar modo è vicino a voi. E è sicuramente qualcuno che non c'è più perché c'è tipo una sfera con una specie di tomba disegnata
ed è uno spirito benevolo perché comunque emana luce. Mm. Mi vengono i brividi, madonna, mi sono venuti i brividi, non posso neanche spiegarvi il motivo, però mi sono venuti i brividi. Ehm, Ad ogni modo, sto pensando se mi viene in mente qualcos'altro, eh. Mm, mm. Allora, no, non mi viene in mente nient'altro, però la carta del 3 di bastoni comunque indica una sorta di attesa. E allora di solito il 3 di bastoni indica una persona che guarda un qualcosa da lontano, no? Che arriva o che se ne va, non si capisce nella carta dei classici, no? Però in questa carta però fanno riferimento a proprio uno spirito, quindi comunque è come se in una situazione, diciamo, in cui voi siete fermi attualmente, ehm, o state aspettando un qualcosa, oppure c'è una sorta di, insomma, un momento di fermo in una situazione specifica, o magari nella vostra vita in generale, le carte vi dicono che questa persona, questo anziano che non c'è più, vi è vicino. Eh, ok, ora vado a chiarirla, vediamo. Perché c'è il 3 di bastoni come messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Vediamo. Perché c'è il 3 di bastoni come messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Perché il 3 di bastoni come messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione? Il 6 di denari, sì, è una persona che non c'è più che vi sta aiutando in qualche modo, in un momento di difficoltà che voi magari state passando, anche con piccole cose, con piccoli gesti o segnali che vi manda. Questa persona vi sta facendo capire che vi è vicina. È qualcuno che vi vuole aiutare. Ed è qualcuno che secondo me appartiene o è appartenuto alla vostra casa, alla vostra famiglia. Ehm, Perché per il segno dello scorpione? Aspettate. Perché al segno dello scorpione come messaggio degli spiriti c'è il 3 di bastoni? Perché per il segno dello scorpione come messaggio degli spiriti c'è il 3 di bastoni? No, questa è caduta a me. Perché per il segno dello scorpione come messaggio degli spiriti c'è il 3 di bastoni? Perché per il segno dello scorpione come messaggio degli spiriti c'è il 3 di bastoni? Abbiamo il sole al rovescio e l'imperatore. Sì, viene confermato che è uno spirito di una persona che non potete vedere, cioè non la vedete questa entità, però è qualcuno di forte, di maturo, quindi un capo, magari qualcuno della famiglia, potrebbe essere magari un nonno, piuttosto che magari un papà. Oggi è la festa del papà, se non dovesse più avere il papà, potrebbe essere un capofamiglia, un qualcuno comunque di anziano, no? Ed è qualcuno che non vedete. Potrebbe essere anche qualcuno, o con cui ci sono state delle cose non chiarite o non dette, ok? Per alcuni potrebbe essere anche questo, perché il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione è il 3 di bastoni. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione è il 3 di bastoni. Il messaggio degli spiriti per il segno dello scorpione, il 3 di bastoni, il papa e gli amanti. Sì, eh, per quanto mi riguarda questa è una persona che appartiene o apparteneva alla famiglia. Potrebbe essere una persona che non c'è più ma che non è da sola, nel senso che è andata oltre ma non è da sola e in qualche modo vi sta vicino. Ehm, mm, mm. È possibile che questa entità vi stia suggerendo la strada per quanto riguarda un'unione con una persona specifica. Se si dovesse trattare d'amore, questa entità vi potrebbe mandare dei segnali su un'unione in amore, che per voi magari è importante,
e vi manda dei segnali come dei suggerimenti e potrebbe farlo nei confronti di una persona che potrebbe essere la vostra anima gemella o la fiamma gemella, perché la carta degli amanti indica quello. Vediamo ancora una volta. Perché per il segno dello Scorpione come messaggio degli spiriti c'è il 3 di bastoni? Perché per il segno dello Scorpione come messaggio degli spiriti c'è il 3 di bastoni? Perché per il segno dello Scorpione come messaggio degli spiriti... scusate. Abbiamo il 4 di coppe con la regina di coppe. Allora, abbiamo le donne di segno d'acqua, cancro, pesci e scorpioni. Scorpione, scusa. Allora, se siete uomini del segno dello scorpione, potreste avere a che fare con una donna di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione. È possibile, come vi dicevo prima, che questa energia, diciamo questa entità, questo spirito, vi stia suggerendo, vi stia aiutando o comunque vi stia dicendo che in qualche modo vi darà una mano per quanto riguarda una situazione dove, se si parla di sentimenti, in questo momento avete le porte chiuse. Quindi, per esempio, volete tornare da una persona specifica che in questo momento ha le porte chiuse e che magari ha un segno d'acqua, lo spirito di questa persona vi sta dicendo che vi aiuterà in qualche modo o che vi manderà i segnali per come fare, come muovervi in quel ritorno. Si è spenta la musica, bene. Vabbè, dopo vediamo come se si accende di nuovo, forse si è scaricata. In qualche modo è come se questo spirito vi stia dicendo io ti darò una mano, vuoi tornare da questa ragazza, da questa donna? Io ti aiuterò. O comunque io in qualche modo ti darò dei segnali per fare in modo che le cose vadano come devono andare. Oppure mi sta dicendo io ti manderò l'opportunità di recuperare una situazione dove in questo momento le porte sono chiuse. È come se questo spirito vi stia cioè lo spirito di quest'uomo vi stia dicendo che vi aiuterà in una situazione dove voi in questo momento avete le porte chiuse, però sembra che voi vogliate andare in questa situazione. E potrebbe centrare una donna di segno d'acqua, quindi se siete uomini dello Scorpione. Se siete donne dello Scorpione, idem, c'è comunque uno spirito che vi sta dando una mano e in qualche modo vi sta aiutando sia per quanto riguarda la vostra vita, se si dovesse trattare di amore e di ritorni, fanno intuire che in qualche modo sono in arrivo delle opportunità e se si tratta di un ritorno è in arrivo comunque una persona con cui magari voi avete le porte chiuse in questo momento, questa persona potrebbe fare un gesto nei vostri confronti. È un bellissimo messaggio, cioè a me è piaciuto tantissimo. Ci sono proprio rimasta. Ok, ok, quindi vediamo con l'oracolo delle notifiche. Allora, qual è il messaggio degli... No, scusate, aspetta, non ci sto più dentro. Si è spenta la musica, me ne sono andata. Allora, quale messaggio riceverà il segno dello Scorpione nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro? Si parla di spiriti, c'è il fantasma. Allora abbiamo scusa, non dovevo sparire così e una volta qualcuno mi ha detto Carpe diem voglio te. Quindi ovviamente questo messaggio potreste riceverlo se siete stati voi a sparire, cioè se qualcuno è sparito con voi potreste riceverlo. Quindi se qualcuno è sparito nei vostri confronti in amore potreste ricevere il messaggio di scuse da una persona specifica per essere sparita. Se invece siete stati voi a sparire nei confronti di qualcuno, questo è un messaggio che potreste mandare a una persona, ok? Potrebbe essere qualcuno che desiderate, una volta qualcuno mi ha detto Carpe diem voglio te. Potrebbe essere questo un messaggio specifico per alcuni di voi che questo spirito vi sta mandando, quindi magari lo spirito di questa persona vi sta suggerendo di scusarvi con qualcuno se siete spariti. Ovviamente non è per te che tutti quelli dello Scorpione sono spariti con qualcuno, potrebbe essere per qualcuno, ok?
Ehm, mm, mm, mm. Così come è possibile che appunto ci sia una persona che vi vuole, che vi desidera, che vuole cogliere l'attimo e che si scuserà per essere sparita con voi. Ok? Quindi vi ho detto tutto, questo è come emerge. Fatemi sapere nei commenti, passo al segno dei gemelli. Allora, gemelli, vediamo per voi. Allora, qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli? Qual è il messaggio degli spiriti per il questo è il rovescio, no? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli? Ok, abbiamo la giustizia. Fondo del mazzo e 3 di denari. Mm. Ok, comunque questa carta non è molto descrittiva, ma comunque fa riferimento a una situazione che si va ad aggiustare e che si va a riequilibrare. Gli spiriti vi stanno dicendo in poche parole che una situazione si va ad aggiustare, che una situazione ritrova un equilibrio. Ok, vediamo di chiarire. Allora, perché il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli è la giustizia? Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli è la giustizia? Allora, l'imperatrice, il 4 di denari al rovescio e la regina di coppe. Abbiamo un'energia femminile prevalente, segni d'acqua, cancro, pesci, scorpione, ma abbiamo anche i segni di terra, toro, vergine, capricorno, in particolare la vergine però. Qui fanno vedere che c'è una situazione che si va ad aggiustare, che migliora e che vi porta ad essere in un'energia più creativa e più aperta. Sì, più creativa e più aperta. Diciamo che in qualche modo c'è una sorta di sblocco. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli è la giustizia. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli è la giustizia. Re di spade al rovescio, quindi è possibile che voi se siete stati in un'energia non equilibrata riprendiate diciamo una sorta di equilibrio anche a livello mentale, se qualcosa vi ha fatto arrabbiare potrebbe aggiustarsi o comunque voi potreste rilassarvi. Questo potrebbe parlare anche di giustizia, nel senso che ci saranno persone che se si sono comportate male, diciamo che in qualche modo la giustizia farà il suo corso, ecco. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli è la giustizia, perché il messaggio degli spiriti per il segno dei gemelli è la giustizia. Allora, la torre è prevalentemente in orizzontale con la regina di coppe, quindi una situazione che diciamo non era perfettamente solida, che in qualche modo in parte si è distrutta, si aggiusterà, quindi si troverà diciamo una situazione distrutta si aggiusta, quindi se ci sono stati dei litigi ci potrebbe essere un chiarimento, se insomma qualcosa è andato storto si sistema. Qui abbiamo le donne di segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Quindi potreste avere a che fare con una donna di segno d'acqua, oppure potreste avere un ascendente voi in un segno d'acqua. Ad ogni modo, gli spiriti palesemente qua stanno dicendo che è una situazione non perfettamente solida, quindi in parte distrutta, si va ad aggiustare, si va a sistemare. Ok, vediamo l'oracolo delle notifiche. Che messaggio riceverà il segno dei gemelli in amore nell'immediato futuro? Che messaggio riceverà il segno dei gemelli in amore nell'immediato futuro? Che messaggio riceverà il segno dei gemelli in amore nell'immediato futuro? Che messaggio riceverà il segno dei gemelli in amore nell'immediato futuro? Voglio fare l'amore con te e ho voglia di coccole. Quindi qualcuno potrebbe scrivervi o dirvi che vuole fare l'amore con voi. Potrebbe essere qualcuno di dolce, di coccolone, di tenero, ok? E così via. Ad ogni modo, questa carta è molto molto chiara, quindi qualcuno vuole fare l'amore con voi e lo capirete, insomma. Questo è come emerge per voi, fatemi sapere nei commenti. Passo al segno della bilancia.
Allora, bilancia, vediamo per voi qual è il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia? Ok, la torre. Ok, con sul fondo. Questa è una carta jolly tipo del mazzo perché non ha titolo, quindi è un jolly. Sì, è proprio un jolly. Ok, vediamo, vediamo. Mm, mm. Allora, in questa carta non appaiono spiriti, semplicemente l'hanno realizzata abbastanza come la classica, diciamo, carta della torre che appunto viene distrutta. Quindi ci potrebbero essere delle cose inaspettate che accadranno al segno della bilancia. Dobbiamo andarla a chiarire perché queste cose inaspettate potrebbero essere sia rotture che messaggi improvvisi, che colpi di fulmine in amore e così via. Dipende, ok? Andiamo a chiarirla. Allora, perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre? Un attimo. Cavaliere di coppe, 2 di coppe al rovescio, 3 di bastoni. Quindi c'è una situazione che potrebbe andare incontro a una rottura effettivamente, oppure gli spiriti vi stanno consigliando che quella, diciamo, ci potrebbe essere stata una rottura in una situazione e questa situazione con cui, diciamo, voi avete avuto a che fare vi stanno dicendo guarda che quella situazione è distrutta, è rotta, non c'è un'unione, come dire, magari vi stanno consigliando di non dirigervi in quella situazione lì perché quella situazione lì ormai è rovinata sostanzialmente. Qui emergono gli uomini di segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Ancora una volta vediamo perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Allora un attimo, perché mi si sono girate 200 carte. Ok, perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre? Gli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Allora, questo potrebbe fare riferimento al fatto che all'interno di un rapporto magari qualcosa vi fa arrabbiare anche. Qui abbiamo una regina di spade, segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Fanno vedere che sostanzialmente all'interno un rapporto si rompe, quindi o avete a che fare con un rapporto che si rompe o con un litigio. Però le donne in particolare io le vedo fredde, logiche e razionali. Gli spiriti, se avete avuto una chiusura con una persona, vi sconsigliano di andare in quella situazione lì, perché è una situazione, cioè, guardate qua, c'è questo percorso fatto di scale, arrivate alla torre e ci sono tutti i fulmini che vi vengono addosso. Quindi, se la vostra intenzione è di andare in una situazione pericolosa, diciamo, dove c'è stata una rottura, ve lo sconsigliano. Vediamo ancora. Perché per il segno della bilancia il messaggio degli spiriti è la torre? Perché per il segno della bilancia il messaggio degli spiriti è la torre? Regina di bastoni al rovescio, cavaliere di coppe, 7 di spade. Sì, ragazzi. Allora, qualunque sia la persona con cui avete a che fare, soprattutto se si dovesse trattare di sentimenti, ma anche di altro, fate occhio perché qua qualcuno ha una maschera o comunque si è comportato in maniera scorretta. Qui abbiamo le donne di segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e gli uomini di segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione. Non andate in una situazione sgradevole dove sapete che qualcuno si è già comportato in maniera scorretta. L'ultima volta perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Un attimo. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Allora un attimo. Abbiamo il 10 di bastoni al rovescio, l'8 di spade
Ah, questo ci parla anche di una liberazione, però, quindi potrebbe accadere qualcosa che in qualche modo sblocca le cose o vi fa capire delle cose e diciamo toglie dei limiti che avevate, diciamo, dei pensieri pessimistici che avevate riguardo una situazione e in qualche modo si sblocca un qualcosa. Ribadisco, occhio alle persone ingannevoli. L'ultima volta perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Abbiamo un 3 di denari al rovescio. Un attimo. Occhio alle situazioni lavorative o alle collaborazioni. Io vedo che qua c'è una possibile rottura, La vedo. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Mago prevalentemente in orizzontale. Re di coppe, potrebbe arrivare un gesto da parte di qualcuno con cui c'è stata una rottura o un litigio, o comunque ci potrebbe essere la tentazione ad andare in una situazione dove c'è già stata una rottura e gli spiriti ve lo stanno sconsigliando. L'ultimissima volta perché per il segno della bilancia il messaggio degli spiriti è la torre, perché il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. Il messaggio degli spiriti per il segno della bilancia è la torre. 6 di bastoni rovesciato, 9 di spade, 7 di denari, le stelle. Allora no, gli spiriti vi sconsigliano di andare in una situazione dove c'è stata una rottura, perché qui c'è una sorta di insuccesso, ok? Vedo anche dell'umore da parte vostra che potrebbe essere stabile, qui ci potrebbe essere anche la presenza di uno spirito o comunque di energie un po' negative, quindi fate un po' di pulizia. Ehm, Non investite comunque in qualcosa secondo me che è rotto, cioè io questa cosa la percepisco, quindi secondo me il messaggio è questo. Vediamo ancora, vediamo il messaggio che riceverete in amore nell'immediato futuro. Qual è il messaggio che riceverà il segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Qual è il messaggio che riceverà il segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Un attimo, mi sono cadute 300 carte. Qual è il messaggio che riceverà il segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Il messaggio che riceverà il segno della bilancia in amore nell'immediato futuro. Allora, un attimo, ok. Quale messaggio riceverà il segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno della bilancia in amore nell'immediato futuro? Ecco qua. Allora, cosa faccio nella mia vita non è una cosa che ti riguarda, non più, no grazie, non riesco più a dormire senza di te. Quindi ragazzi, allora, se la vostra intenzione è quella di andare verso una situazione rotta, no. Se la vostra intenzione è quella di non fare niente, ma è qualcuno che viene verso di voi, vedo che comunque terrete a distanza una persona. Ehm, C'è chi di voi appunto potrebbe però ricevere, non lo posso escludere, un no o diciamo una persona che non vuole che vi fate i fatti suoi, che non vuole che fate parte, diciamo, della sua vita. Non lo posso escludere, ok? Siete in tanti e quindi non posso escludere che possa succedere anche questo, ok? Fatemi sapere comunque nei commenti, insomma, se qualcosa si dovesse realizzare e magari in che tipo, in che dinamica siete. Io vi saluto e passo al segno dell'acquario. Allora, segno dell'acquario, vediamo per voi. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario? Abbiamo un asso di coppe con la torre sul fondo, quindi dopo una chiusura, dopo una rottura, dopo un periodo di crisi,
arriva un nuovo amore, una nuova opportunità in amore. Vediamo questa carta. C'è lo spirito di una donna che non c'è più, che vi è vicino. È una donna, quindi potrebbe avere, non lo so, sui 40-50 anni, secondo me, massimo, massimo. Ed è una figura benevola, benevola. Gli spiriti vi stanno dicendo che potrebbe essere anche in arrivo fisicamente, in amore, una energia femminile mandata da loro, che è qualcuno che vi farà bene. Potrebbe essere sia in amore che in amicizia, comunque a livello emotivo è qualcuno che vi fa bene. Vediamo di chiarire perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario è l'asso di coppe, perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario è l'asso di coppe, perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario è l'asso di coppe, che il messaggio degli spiriti per il segno dell'acquario è l'asso di coppe. Sì, ragazzi, abbiamo il 10 di coppe e il 3 di bastoni con l'asso di spade, quindi allora, questa potrebbe essere veramente per tanti, quindi come vi ho detto potrebbe essere in arrivo un nuovo amore, potrebbe essere il fatto che uno spirito di una persona specifica, di una donna in particolare, vi è vicino. È possibile che arrivino nuovi inizi in amore, che appunto gli spiriti vi stiano avvisando di questo. Qualcosa che voi stavate aspettando arriva una persona che vi farà stare bene a livello emotivo. Se per esempio la persona del vostro cuore non c'è più, perché per alcuni potrebbe trattarsi anche di questo, gli spiriti vi stanno dicendo che questa persona, che potrebbe diciamo prevalentemente essere un'energia femminile, vi è vicino, non vi ha lasciato. Non vi ha lasciato, questa persona è ancora lì. Eh, quindi questo è un messaggio molto forte, molto specifico per chi avesse una persona che è mancata in amore prevalentemente, quindi magari un marito, una moglie che non c'è più, un'ex fidanzata, un ex fidanzato, ecco, questo è quello che mi stanno dicendo. È interessantissimo vedere, che l'ho notato solo adesso, perché spero di non vedere male, a me sembra di vederci giusto. Sì, allora io vedo che questa ragazza ha una rosa in mano e guardate che cosa ha qua, lo spirito, la rosa. Io ve la metto un po' più, ecco, così si dovrebbe vedere. Cioè, guardate, ditemi voi. Quindi questo è il messaggio. Io non chiedo neanche di più, perché dopo sta cosa della rosa, per me possiamo chiudere qui. Allora, vediamo il messaggio che riceverete in amore nell'immediato futuro. Allora, quale messaggio riceverà in amore il segno dell'acquario nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà in amore il segno dell'acquario nell'immediato futuro? Ecco qua, ho voglia di coccole, ecco, basta, non litighiamo più. Quindi potrebbe essere che da parte di qualcuno con cui avete litigato, insomma, arrivi una sorta di proposta di coccole o di tenerezza, insomma, una persona magari si diventerà un po' più dolce, un po' più tenera, quindi magari qualcuno vi dirà esplicitamente o vi farà esplicitamente le coccole. Il messaggio della rosa è molto specifico, quindi per alcuni potrebbe indicare realmente proprio un indizio riguardo una situazione. E ovviamente non si deve trattare per forza d'amore questo messaggio specifico, ma solo per alcuni. Ad ogni modo è un messaggio positivo. Quindi fatemi sapere nei commenti e passo al segno dell'Ariete. Ciao! Allora, segno dell'Ariete, vediamo. Qual è il messaggio dell'Ariete? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete? Ne abbiamo due. Allora, abbiamo il 7 di spade con il 6 di spade. Mm, e la torre sul fondo. Allora, qui abbiamo lo zombie.
E già, ok. E questo è un 6 di spade con una figura che sembra benevola, di luce. Mm, ok. È molto specifico, nel senso che ci sono, cioè diciamo è molto, non è facile da interpretare. Lo zombie sicuramente potrebbe far riferimento a ritorni del passato o situazioni del passato che vanno a riemergere, così come che ci siano delle persone, defunte che non ci sono più, che in qualche modo, comunicano con voi, diciamola così. Però la carta del 7 di spade non è una carta positiva, quindi fate un po' di purificazione, anche perché anche qua fanno vedere un sacco di teschi, pure qui, quindi fate un po' di purificazione perché vedo un po' di energie pesanti. E, vedo che in qualche modo gli spiriti vi stanno consigliando di andare in una situazione più positiva per voi. È come se il messaggio fosse quello di andare verso la luce, verso qualcosa di più positivo. Non avvicinatevi alle ombre, ma andate verso ciò che è positivo. Vediamo i tarocchi cosa dicono. Allora, perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 7 di spade? Perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 7 di spade? Sì, ragazzi, ve l'ho detto prima. Regina di coppe, 6 di coppe, 10 di coppe. Allora, ci potrebbero essere delle cose che riemergono per quanto riguarda un passato con un'energia femminile di possibile segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, con cui c'è stata una bella storia, nel senso che comunque c'è un 10 di coppe, una storia di amore reciproco, ricambiato. Quindi questo può voler dire più cose, nel senso che può voler dire che in qualche modo eh, mm, allora potrebbe far riferimento veramente a un sacco di, cioè nel senso che potrebbe essere che magari allora ho questa energia femminile, insomma comunica con voi in qualche modo. Oppure che questa energia femminile vi pensa, però ci sono state delle cose negative all'interno del rapporto e quindi il suo pensiero non è proprio positivo. Oppure potrebbe voler dire che ci sono degli strascichi di quella relazione lì che in qualche modo ancora non sono andati via, non sono guariti per via di comportamenti scorretti che ci sono stati all'interno del rapporto, perché il 7 di spade di solito indica quello. Può voler dire anche che voi volete magari andare in una situazione specifica dove però le cose non sono state positive a un certo punto della relazione e dove in questo momento ci sono delle difese, no? Mm, sto pensando perché qua veramente è proprio specifica. Ehm, mm, mm. C'è qualcosa che ha a che fare con questa energia femminile del vostro passato, con cui c'è stata una storia, però in questa situazione qualcuno si è comportato in maniera scorretta, dicono. E forse c'è la voglia di tornare in quella situazione lì o da parte vostra o da parte di quella persona. Ehm, C'è qualcosa secondo me che riemerge. Non lo so, gli spiriti vi stanno avvertendo di qualcosa del passato che va a riemergere, secondo me, ok? Che riguarda una storia con un'energia femminile, di possibile segno d'acqua.
E non è necessariamente qualcosa di negativo, però dicono che qualcosa riemerge dal passato e vi stanno avvisando. Eh, Vediamo il 6 di spade, perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade. 4 di coppe in prevalentemente orizzontale, 10 di denari, quindi sì, vi stanno consigliando di andare in una situazione positiva, cioè non soffermatevi su situazioni dove magari vedete che la situazione è negativa o avete le porte chiuse. Vi consigliano di avanzare verso una situazione più positiva. Inoltre vi consigliano di cogliere le opportunità, quindi non lasciatevi scappare le opportunità che avete di fronte. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade, perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade. Scusate, ho mosso la telecamera. Allora, il 2 di coppe, la morte, il fante di denari, quindi se c'è stata una chiusura in un rapporto, gli spiriti vi consigliano di andare avanti perché in qualche modo andando avanti comunque andate verso una situazione positiva. Quindi non vi fermate se c'è stata una chiusura di un rapporto, andate avanti perché c'è qualcosa di positivo per voi. Vediamo ancora una volta perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade. Perché il messaggio degli spiriti per il segno dell'Ariete è il 6 di spade. Sì, ragazzi, come vi dicevo, l'asso di coppe è il 10 di coppe. Quindi sì, gli spiriti vi stanno dicendo di avanzare, di andare avanti, perché state andando incontro a una nuova opportunità in amore o un nuovo amore, quindi è qualcosa di positivo per voi. Vi consigliano di andare avanti, prendere una strada e perseguirla, perché troverete una nuova opportunità in amore, ok? Ora andiamo a vedere, scusate, l'oracolo delle notifiche. Allora, quale messaggio riceverà il segno dell'Ariete in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno dell'Ariete in amore nell'immediato futuro? Un attimo, è caduta una carta. Ok. Quale messaggio riceverà il segno dell'Ariete in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno dell'Ariete in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno dell'Ariete in amore nell'immediato futuro? Ok, allora, questo è il rovescio. Abbiamo te lo prometto e poi sul fondo la nostra storia è diventata un gioco di forza per te. Quindi qualcuno vi potrebbe fare una promessa o potreste avere a che fare con una persona che vi ha già fatto una promessa o che vi farà una promessa in amore, insomma. Eh, quindi questo è, nel senso, potrebbe essere qualcuno con cui c'è stato un gioco di forza, di potere, insomma, una sorta di lotta di braccio di ferro e così via. Questo è come emerge per voi, fatemi sapere nei commenti, passo al segno del leone. Allora, segno del leone, vediamo per voi qual è il messaggio degli spiriti per il segno del leone. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del leone? Ok. Abbiamo il 7 di bastoni, molto interessante questa carta, molto interessante. Allora, prima di andarvela a tradurre, perché è veramente molto specifica, l'andrei a chiarire, però una cosa, ripulite le vostre energie, perché qua ci sono energie negative, sicuro, quindi qua lo do proprio per certo che ci sono. Allora, andiamo a vedere perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni, perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni, perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni, la papessa al rovescio e 3 di spade. Allora, c'è una situazione che vi sta consumando, sostanzialmente c'è una situazione che vi toglie le energie, secondo me.
Oppure ci sono delle idee malsane che vi vengono in cioè come se voi pensaste di avere tutte le risposte in mano su una situazione, ma queste risposte vi vengono date da una presenza non positiva sostanzialmente. Quindi magari credete a un qualcosa, anche se non avete la certezza di quella roba lì, perché c'è qualcuno che ve lo fa credere. Per esempio, avete a che fare con una persona che vi fa gaslighting, quindi voi magari non avete fatto una roba, però quella persona vi convince che voi avete fatto così. Oppure quella persona si è comportata in un modo, voi lo sapete, ma quella persona vi convince che no, lei non ha fatto niente, ok? Se non si dovesse trattare di una persona specifica, potrebbe trattarsi di uno spirito che non è positivo, che in qualche modo vi fa credere a una determinata cosa quando le cose non stanno proprio così, o che vi mette idee negative nella testa, nel senso che vi fa pensare male su determinate situazioni. Quindi il consiglio secondo me è di alzare le vostre difese. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni. Perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni. Un attimo perché mi sono cadute tutte ma a terra. Allora, vediamo. Perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni? Perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone è il 7 di bastoni? Perché il messaggio degli spiriti per il segno del leone? Allora, abbiamo il 9 di spade, sì ragazzi, il mago, sì, sì, no, no, qua c'è proprio qualcuno palese, ma palese, c'è proprio qualcuno qua che vi sta intortando il cervello, qualcuno gioca a manipolarvi. Allora, o è una persona fisica che in qualche modo gioca, fa i trucchetti e vi fa venire le paranoie, vi fa uscire fuori di testa o vi fa credere una cosa per un'altra, comunque vi manipola, perché abbiamo anche la carta del mago. Potrebbero essere persone o una persona specifica che vi sta addosso in qualche modo, come dire, vi stressa, vi crea dello stress, delle ansie, delle paure, ok? Ci potrebbero essere dei pensieri negativi che voi avete, quindi toglieteveli e cercate di fare purificazione. Così come è possibile che sia proprio un'entità qua, eh? Quindi cercate un attimo di pulire le vostre energie, pigliatevi un talismano, qualcosa, qualsiasi roba, ma incenso e via, ok? Ora andiamo a vedere in amore. Allora, qui per alcuni è anche possibile che ci sia lo spirito di qualcuno che non c'è più, ma che è sofferente. Quindi una persona che ha sofferto nella vita perché è stato magari manipolato, trattato male, così via, e non è andato oltre e in qualche modo questa persona per qualche ragione, eh, insomma, è una presenza che in qualche modo in questo momento è vicino a voi, ma potrebbe essere anche la presenza di una persona, per esempio, che non c'è più, però era una persona cattiva in vita, quindi che magari si divertiva a manovrare, a manipolare le persone, cose del genere. Quindi fate un po' di pulizia. Allora, vediamo. Quale messaggio riceverà il segno del leone in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno del leone in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno del leone in amore nell'immediato futuro? Ecco qua. Abbiamo scusa, ma ho già degli impegni e mi sento impotente, non riesco a sbloccarmi. Quindi qualcuno potrebbe dirvi che è impegnato, che è impegnata, o potreste avere a che fare semplicemente con una persona che è molto impegnata in questo periodo o ha degli impegni, ok? Mi sento impotente, non riesco a sbloccarmi. Potrebbe essere una persona che in questo momento si sente impotente, non riesce a sbloccarsi, ha dei pensieri, diciamo, limitanti in una situazione, oppure questa potrebbe essere la vostra stessa energia. Quindi fatemi sapere nei commenti, io passo al segno del Sagittario. Allora, segno del Sagittario, vediamo per voi qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? No, troppe, se rovescio. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario?
mamma mia, no, tutto il mazzo no. Allora, qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? Il messaggio degli spiriti al rovescio. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? Il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario. Niente, devono uscire al rovescio. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? Potete uscire dritte, per favore. Oh, per carità, allora. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario? Il messaggio degli spiriti... No, quella la prendo, l'ho vista dritta. Mi è caduta a terra, ma l'ho vista dritta, la prendo. Ah. Abbiamo un fante di denari con l'eremita sul fondo, ok. Qui anche abbiamo uno spirito di qualcuno che non c'è più, però secondo me continua a vagare, in particolare in una casa o in un terreno, in una struttura, insomma, dove magari c'è anche un giardino e così via. È una figura legata a una casa, secondo me, in particolare. E potrebbe essere lo spirito di un uomo, non sembra un'energia negativa, perché non vedo cose particolarmente oscure o insomma. Semplicemente che c'è questa figura che vaga in questo posto e potrebbe indicare anche persone del passato che riemergono, perché qua c'è la tomba ma è vuota, quindi potrebbero indicare anche questo. Potrebbe indicare qualcuno legato alla vostra famiglia, quindi alla vostra casa, ok? E, potrebbe essere anche un consiglio degli spiriti di studiare bene un qualcosa prima di investire in una determinata situazione. Vediamo di chiarire perché c'è il 7 di denari come... Sì, io ho detto fante prima, volevo dire 7, ok. Perché c'è il 7 di denari come messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario. 7 di denari come messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario. Abbiamo il fante di denari e l'8 di spade al rovescio, quindi sì, penso proprio che sia una figura, uno spirito della casa, diciamo, o legato a casa vostra o legato a una specifica casa. E in qualche modo questo spirito, anche se non può comunicare con voi probabilmente o non può fare niente di materiale, probabilmente vi dà una mano nel vedere positivo o nel sbloccare una situazione a livello mentale, cioè vi sta aiutando in poche parole. Eh, Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario è il 7 di denari, perché il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario è il 7 di denari. Allora, 6 di bastoni al rovescio è il mondo in orizzontale con il cavaliere di denari. Quindi questa è una presenza che sicuramente non potete vedere. Non la vedete, però è presente. È qualcuno che potreste aver conosciuto. Potrebbe essere qualcuno che in qualche modo è uno spirito di qualcuno a cui piace girare, cioè non sta fermo in casa, cioè gli piace proprio spostarsi, ok? Va anche in giro. Ehm, e qui dicono che in qualche modo queste entità, anche se voi non la vedete, secondo me è un'entità che non ha chiuso un qualcosa, quindi ha un qualcosa in sospeso ed è rimasta agganciata in un luogo, perché dicono che non ha chiuso del tutto delle faccende sostanzialmente. Potrebbe essere anche un consiglio degli spiriti, appunto, come vi dicevo prima di fare un progetto, un'iniziativa, studiate bene una cosa e poi fatela, non lasciate le cose in sospeso e così via. Mm, Vediamo ancora una volta perché il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario è il 7 di denari, perché il messaggio degli spiriti per il segno del Sagittario è il 7 di denari. Abbiamo un fante di coppe quasi in orizzontale e il 7 di denari
per l'appunto. Quindi sì, fate ciò che vi piace a livello emotivo, prima di investire in un progetto, in una situazione, studiate bene, abbiate pazienza e cura nel coltivare, diciamo, le vostre cose, soprattutto pazienza perché ci va tempo perché crescano. Ribadisco il concetto che questa è un'entità, secondo me è anche un'entità un po' attaccata ai soldi, un po' attaccata oltre al luogo in sé, potrebbe essere un'entità che è molto attaccata al luogo. Quindi, per esempio, se avete un giardino è attaccata al giardino, se avete la casa è attaccata alla casa, gli piace la natura o c'è un particolare luogo fuori dalla casa a cui è legata questa entità, ok? Quindi fanno riferimento a questo. Ora andiamo a vedere il messaggio che riceverete in amore. Quale messaggio riceverà il segno del Sagittario in amore nell'immediato futuro? Messaggio riceverà il segno del Sagittario in amore nell'immediato futuro. Allora, questa non la prendo perché mi è volata troppo in fretta. Un attimo. Quale messaggio riceverà il segno del Sagittario in amore nell'immediato futuro? Riceverà il segno del Sagittario in amore nell'immediato futuro. Allora, tu sei l'eccezione, la mia eccezione, ti sto venendo a prendere, quindi qualcuno potrebbe dirvi che vi sta venendo a prendere o in arrivo verso di voi, ci potrebbe essere qualcuno che vi dirà palesemente che siete la sua eccezione, perché vi considera unici, ok? Questo è come emerge per voi, passo al segno del Toro. Allora, Toro, vediamo qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Toro. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Toro? Questa no. Allora, abbiamo la sacerdotessa. Quindi, il messaggio degli spiriti potrebbe essere legato a una donna di segno d'acqua, in particolare pesci e cancro. Gli spiriti forse vi stanno parlando di un'energia femminile molto intuitiva, molto spirituale, potrebbe avere dei doni proprio a livello spirituale. E qualcuno che è buono, non è cattivo, quindi è un'entità positiva, è un'entità in grado di mandare messaggi che non tutti riescono a cogliere, quindi per esempio parlare con l'entità o comunque cogliere dei messaggi da oltre il velo e mandarli a, diciamo, l'esterno, al mondo reale, ecco. E è qualcuno con un'energia molto positiva, secondo me. Quindi questo è un messaggio molto specifico per voi, potrebbe trattarsi di un'amica, di una parente, secondo me è una persona che è ancora in vita, non è una persona che non c'è più, ma che riesce a comunicare con le energie sottili. Inoltre, oltre a questo, potrebbe essere che gli spiriti vi stiano dicendo che questa energia femminile riesce a liberarsi ehm, dalle energie negative, quindi le energie negative non riescono a stare attaccate a lei e vi stanno anche dicendo come tipo consiglio di seguire il vostro intuito, il vostro istinto. Quindi andiamo a chiarire perché il messaggio per il segno del Toro è la papessa. Perché il messaggio per il segno del Toro è la papessa. Il sole, quindi sì ragazzi, confermato, questa è un'energia femminile positiva. Vi stanno, non so perché, dicendo che avete a che fare o comunque vi stanno avvertendo che questa energia femminile nello specifico è una figura positiva, è una figura di luce, è una portatrice di luce sostanzialmente e di positività, non è una figura cattiva, quindi se è una vostra amica, se è una parente è così, se è un'entità è comunque un'entità benevola e inoltre vi stanno comunque suggerendo di ascoltare il vostro intuito perché riuscirete a fare chiarezza dentro di voi in situazioni in cui magari non avete proprio le risposte o ci sono situazioni poco chiare, riuscirete in qualche modo a fare chiarezza in quelle situazioni
ascoltando il vostro intuito. Quindi questo. Ora vediamo con l'oracolo delle notifiche. Allora, quale messaggio riceverà il segno del toro in amore nell'immediato futuro? Quale messaggio riceverà il segno del toro in amore nell'immediato futuro? Abbiamo facciamo pace e la mia vita è vuota senza di te. Quindi il segno del toro riceverà il messaggio di pace da parte di qualcuno in amore. Ci sarà qualcuno che vorrà fare pace con voi perché sostanzialmente sente la vostra mancanza, ok? Questo è come emerge per voi, fatemi sapere nei commenti. Passo al segno della Vergine. Allora, Vergine, vediamo per voi qual è il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine? Ecco qua. Allora, abbiamo la Luna con sotto il Re di Coppe. Ah, ok, abbiamo un uomo di segno d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione o uno spirito. La Luna. Vediamo questa carta. Cerco un attimo di vederci chiaro. Anche se con la Luna vederci chiaro. Allora, questa carta della Luna è particolare perché viene rappresentata una sorta di caverna con due persone dentro che seguono un percorso. Un percorso che però sembra eh, come se ci fosse l'uscita da questo percorso, no? E qua questa caverna tutta un po', diciamo, illuminata, tra virgolette, esce fuori e c'è il chiarore della luna, no? Quindi non vedo presenze di spiriti o di entità, però vedo che è come se stesse uscendo da una sorta di tunnel, che magari siete in un percorso e non siete da soli in questo percorso, siete anche accompagnati da qualcuno perché c'è qualcuno che vi sta accompagnando, potrebbe essere lo spirito di qualcuno o proprio qualcuno di fisico, ad ogni modo c'è, non siete soli sostanzialmente, anche se magari vi sentite smarriti, come dire, questa carta sembra quasi che voglia dire che troverete la via d'uscita, però andiamo a chiarire. Allora, perché si è spostata la telecamera? Aiuto, ok. Ok, perché per il segno della Vergine il messaggio degli spiriti e la luna? Vediamo, perché per il segno della Vergine il messaggio degli spiriti e la luna? Perché per il segno della Vergine il messaggio degli spiriti e la luna? 6 di coppe in orizzontale è il diavolo, quindi c'è ancora della confusione per quanto riguarda delle situazioni del passato. Forse tendete a isolarvi o a rintanarvi in qualche modo o ad avere le difese alte in una situazione. Mm, o ci sono delle cose che ancora non avete lasciato andare del tutto, o semplicemente vi stanno dicendo che siete a metà tra il passato e il futuro. Cioè, è come se fosse in una sorta di percorso a metà, cioè è come se foste a metà di un percorso che è tra il passato e il futuro. Quindi c'è qualcosa che vi state lasciando indietro o che dovete ancora lasciarvi alle spalle per andare verso una nuova fase che ancora non conoscete, però questo vi stanno dicendo gli spiriti. Vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Allora, abbiamo il Cavaliere di Spade, il 4 di bastoni e il 7 di denari. Ehm, gli spiriti vi stanno dicendo che dovete avere ben chiaro quello che voi volete o quello che voi, eh, quello verso cui vi volete dirigere. Ecco. Per esempio, dicono che è possibile che voi vogliate una stabilità all'interno di un rapporto o vogliate una storia seria con qualcuno o vogliate costruire qualcosa di stabile con qualcuno. Però appunto, come dire, è una cosa che è ancora ignota, cioè nel senso che
come dicevo prima, siete a metà del percorso, dovete appunto proseguire per arrivare a questa unione o questa stabilità in una situazione, ok? Quindi c'è bisogno di andare decisi sostanzialmente se volete raggiungere questa stabilità. Ehm, eh, Questo è un po' quello che dicono. Abbiamo i segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario, vediamo ancora perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Gli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Quella è caduta a me, non la prendo. Però era uscito, lo guardate, è uscito il 6 di coppe al rovescio che appunto indica il futuro, quindi c'è bisogno di andare in avanti. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Oh, il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Allora, sette di coppe al rovescio e re di denari, quindi occorre fare delle scelte e proseguire in avanti. Ehm, è possibile che appunto ci siano delle cose poco chiare in questo momento nella vostra vita e qualcosa diverrà più chiaro andando avanti, secondo me. Vediamo ancora una volta. Qua si è girata di nuovo la telecamera, è colpa mia perché la colpisco tutte le volte e si gira. Quindi è colpa mia. Ok, proviamo così. Perché non sta su. Ok. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Ok, siccome mi stava dando molto fastidio l'ho sistemato. Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Niente, mi devono cadere a terra, se no non so cos'è. Allora, perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Perché il messaggio degli spiriti per il segno della Vergine è la Luna? Gli spiriti per il segno della Vergine è la Luna. Sì, no, ragazzi, vi stanno proprio dicendo questo. La morte in orizzontale, il fante di spade, cioè una situazione che non è ancora chiusa, non è ancora finita, potrebbe essere un percorso, potrebbe essere una strada che state percorrendo, ad ogni modo dicono che dovete avanzare, dovete andare avanti, è questo quello che vi stanno dicendo. Continuate a proseguire, continuate ad andare avanti, anche se non sapete dove state andando, anche se la situazione è poco chiara, c'è una situazione per cui occorre proseguire. E tra l'altro dicono anche che non siete da soli, cioè non sarete da soli, c'è qualcuno vicino a voi. Ehm, Questo è possibile anche che alcuni di voi siano spiati da qualcuno del passato di nascosto qua, se si dovesse trattare d'amore in particolar modo. Ora vediamo con l'oracolo delle notifiche. Ma di nuovo, ma io non ci credo. Niente, stasera questo telefono non vuole stare su, ragazzi, non so cosa. Allora, vediamo quale messaggio riceverà il segno della Vergine in amore nell'immediato futuro. Quale messaggio riceverà il segno della Vergine in amore nell'immediato futuro? Il messaggio riceverà il segno della Vergine in amore nell'immediato futuro. Questo è il rovescio. Quale messaggio riceverà il segno della Vergine in amore nell'immediato futuro? Il segno della Vergine in amore nell'immediato futuro. Allora, abbiamo siamo troppo diversi e scusa, non dovevo sparire così. Quindi qualcuno vi potrebbe dire le parole siamo troppo diversi e si potrebbe anche scusare per essere sparito o sparita.
magari l'ha fatto perché considera di avere delle diversità con voi, questa carta può essere presa sia in positivo che in negativo, nel senso che qualcuno potrebbe dirvi che siete troppo diversi, ma in senso positivo, nel senso che magari, non lo so, avete delle diversità ma che in qualche modo trova positive, oppure ve lo dice in maniera negativa, ok? Dipende. Questo è come emerge per voi, fatemi sapere nei commenti. Passo al segno del Capricorno. Allora, il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno? Messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno. Questo è al rovescio. Qual è il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno? Il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno. Ce ne tante. Allora, 2 di denari e 9 di bastoni. Un attimo che le guardo. Qui c'è la figura di un anziano, una figura anziana, un uomo in particolare anziano. Quindi lo spirito magari di... e qua c'è tra l'altro un bambino, quindi magari un nonno per alcuni. Ehm, 2 di denari. Mm. Non mi sembrano figure negative, però un po' di purificazione la farei comunque. Non mi sembrano negative, però comunque la purificazione la farei un pochino. Mm. Eh, Secondo me qua gli spiriti vi stanno dicendo che cioè, vi stanno vicino, in particolare c'è una figura anziana, maschile che vi sta vicino e in qualche modo vi sta avvisando che questa, cioè vi stanno avvisando di questo, però vado a chiarire. Allora, vediamo. Perché per il segno del Capricorno il messaggio degli spiriti è il 2 di denari? Perché per il segno del Capricorno il messaggio degli spiriti è il 2 di denari? L'imperatrice e il 7 di denari. Qui fanno vedere in particolare delle figure femminili o una figura femminile in particolare, materna, che può essere una nonna, una mamma, una sorella e così via. Una figura materna in particolare, dicono che questa figura femminile è vista vicino, soprattutto per quanto riguarda cose materiali o crescita, ok? Dicono anche che è possibile che questi siano spiriti legati a vostra mamma, quindi magari ci sono degli spiriti, delle entità che stanno anche antenati, diciamo che stanno vicino a una figura materna. Eh, è possibile che vi stiano anche consigliando forse su determinate scelte che dovete fare o vi stiano aiutando su determinate scelte che dovete fare. Ok, vediamo ora il 9 di bastoni. Perché gli spiriti, il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni? Perché il messaggio degli spiriti... Un attimo. Perché il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni? Perché il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni? Troppe carte. A terra. Perché il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni? Il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni. Allora, abbiamo un fante di denari, gli amanti, il 10 di denari e il 3 di spade. Potrebbe essere uno spirito di appunto una figura anziana che non c'è più, di segno di terra in particolare, quindi Toro, Vergine, Capricorno. Oppure indica che è una figura a cui voi eravate particolarmente legati, che faceva parte della vostra famiglia, della vostra casa. E quando eravate piccoli, però, col fante di denari.
E in poche parole vi stanno dicendo che questo spirito vi è vicino. Quindi potreste anche addirittura sognarlo, secondo me, o sognarlo, comunque in qualche modo mm, vi verrà a trovare, in qualche modo questa cosa la vedo. Eh, Vediamo ancora, perché il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni. Il messaggio degli spiriti per il segno del Capricorno è il 9 di bastoni. Allora, queste no, perché troppe, prendo solo questa. La torre abbiamo con il 10 di denari, quindi è confermato secondo me che è lo spirito di una persona che non c'è più, con cui c'è stata una rottura o è successo un qualcosa abbastanza improvvisamente che ha portato alla rottura, alla distruzione di una situazione. E c'è qualcosa inerente a una casa. eh, Sto guardando un attimo la carta più da vicino, eh. Mm. Mi viene in mente che questa figura potrebbe essere stata molto attaccata a una casa. E non so perché è come se fosse un tutt'uno con quello che c'è dietro nell'immagine, cioè non so se vedete, ma è come se fosse proprio... È come avete presente i Pirati dei Caraibi quando c'è la nave che ehm, diciamo che ci sono tutte quelle creature che sono attaccate alla nave stessa. È come se questa figura fosse attaccata a una casa in particolare, dove però è avvenuta una rottura o è successo un qualcosa che forse non si aspettava. È possibile anche che se avete magari visto una casa o siete stati in una casa oppure questa figura maschile era un nonno, per esempio, e siete andati a casa sua o abitate nella sua casa, questa presenza sia ancora lì, ok? E in qualche modo ci avete avuto a che fare sia da piccoli, ma forse anche adesso, perché questa figura, secondo me, questa figura anziana non ha mai lasciato la casa, è ancora là. Vediamo ora il messaggio per voi che riceverete in amore nell'immediato futuro. Allora, qual è il messaggio che il segno del Capricorno riceverà nell'immediato futuro in amore? Che messaggio riceverà il segno del Capricorno nell'immediato futuro in amore? Allora, questo è il rovescio. Che messaggio riceverà il segno del Capricorno nell'immediato futuro in amore? Il Capricorno nell'immediato futuro in amore. Allora, ne abbiamo due, te lo prometto, e la nostra storia è diventata un gioco di forza per te, basta, mi arrendo, non voglio più lottare per salvare la nostra relazione. Quindi qualcuno potrebbe farvi una promessa in amore nell'immediato futuro, però in qualche modo sembra essere un po' spostata questa persona, se è la stessa persona, che potrebbero essere anche più persone, cioè una persona diversa. Vi potrebbe dire qualcuno che appunto la storia è diventata un gioco di forza, un braccio di ferro, e c'è qualcuno che in questa situazione si vorrebbe arrendere perché non ce la fa più a lottare per salvare le cose, quindi potreste essere voi o una persona specifica. Quindi questo è come emerge. Io vi ringrazio per aver visto il video, fatemi sapere tutti, mi raccomando, nei commenti se vi ritrovate, se qualcosa si dovesse realizzare. Vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!